Negli ultimi anni il Napoli è tornato a conquistare lo scudetto e ogni volta che questo è accaduto la squadra si è poi ritrovata a vivere un momento di crisi totale nella stagione successiva al terzo titolo e per ora solo passeggera in quella attuale, arrivata dopo il quarto scudetto della storia partenopea. E allora eccoci qui su Football Manager 2026 per ricostruire da zero questo Napoli e provare a dare vita a un ciclo vincente, un progetto ambizioso che possa portarci, perché no, a sollevare almeno una Champions League nelle prossime 5 stagioni. Per riuscirci inizieremo la nostra partita utilizzando la modalità realtà alternativa, che ci permetterà di plasmare la squadra a partire dal posto scudetto, o quasi, perché alcuni trasferimenti saranno comunque già definiti dal gioco. Ma vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale per sostenere questo progetto e non perdervi i prossimi video. Quindi, prima di fare qualsiasi scelta, diamo un primo sguardo alla rosa a disposizione. È chiaro che nel gruppo ci sono diversi giocatori che potrebbero fare la differenza in qualsiasi squadra al mondo, ma è altrettanto vero che ci sono elementi che, per un motivo o per un altro, non sono adatti al progetto che abbiamo in mente. Alessandro Buongiorno è il leader della nostra difesa e uno dei punti fermi dell'intero progetto. Ha letture difensive eccellenti, una concentrazione fuori dal comune e una fisicità che gli permette di dominare praticamente ogni duello. È giovane, italiano e completo, e già pronto per guidare la squadra ai massimi livelli. Lui non si tocca, sarà il perno difensivo per tutte le 5 stagioni della nostra ricostruzione. Mattias Oliveira è un giocatore interessante perché unisce intensità, aggressività e una buona crescita tecnica negli anni. Ha atletismo, forza e una resistenza che lo rendono affidabile, ma deve ancora convincermi del tutto. Lo valuteremo stagione per stagione. Queste prime settimane saranno decisive per capire se farà parte della ricostruzione o se cercheremo un profilo diverso sulla fascia sinistra. Scott McTominay è un centrocampista totale, forte di testa, dinamico, intelligente e con aggressività sempre controllata. Ha qualità difensive solide, ma sa anche inserirsi, rifinire e garantire equilibrio in ogni fase del gioco. È già nel pieno della maturità tecnica e fisica e rappresenta uno dei giocatori fondamentali da cui ripartire. Billy Gilmour è la nostra riserva di lusso, un regista tecnico, preciso nei passaggi e molto intelligente nel leggere il gioco. Non ha la fisicità per essere un titolare inamovibile del nostro progetto, ma la sua qualità palla al piede è preziosa nelle rotazioni. Se accetta di essere un subentrato di alto livello, può diventare uno dei giocatori più utili nella rosa. È infatti il tipo di profilo che eleva la qualità quando entra. E da questi 4 giocatori, alcune certezze e qualche dubbio, che riparte la ricostruzione del nuovo ciclo del Napoli, un Napoli vincente. Questa invece è la tattica che utilizzeremo. In fase di possesso la squadra si schiererà con un 4-3-3, con un mediano davanti alla difesa incaricato di collegare il retroguardia e attacco, mentre i 2 centrocampisti più avanzati offriranno linee di passaggio continue e inserimenti offensivi, andando a creare un triangolo dinamico che si adatterà ai movimenti della punta, al quale abbiamo lasciato totale libertà di muoversi. Per quanto riguarda i terzini, sulla sinistra giocheremo in maniera più offensiva, mentre a destra chiediamo al terzino di salire solo quando ce ne sarà realmente bisogno. In fase di non possesso torniamo su una linea più tradizionale, 2 centrali, con uno incaricato della copertura per evitare di scoprirci troppo e terzini prudenti. Le ali invece rientrano a dare una mano, mentre il centravanti resta avanzato per diventare il nostro riferimento offensivo nelle ripartenze. La vera novità arriva però dai centrocampisti. Uno dei 2 si abbassa al fianco del mediano per creare uno schermo davanti alla difesa, mentre l'altro decide autonomamente quando portare pressione e quando invece rimanere in posizione. Lo schema ha 2 varianti, una con mentalità positiva, ideale per le partite di campionato più abbordabili, e una con mentalità prudente, pensata per i big match e per le sfide europee. Ruoli e istruzioni però rimangono identici. L'identità della tattica si basa su passaggi corti e rapidi, inseriti però in una struttura che chiede alla squadra di occupare il campo in ampiezza. Con così tanti giocatori propositivi in fase di possesso abbiamo bisogno di creare spazi. Intasare il centro renderebbe infatti tutto inutile. Le istruzioni in non possesso sono semplici: pressing alto, intensità elevata ma non estrema e richiesta costante alla linea difensiva di alzarsi quando il contesto lo permette. Vi lascio comunque il link per scaricare la tattica in descrizione o più comodamente nel nostro Discord. E adesso diamo ufficialmente via alla nostra prima stagione sulla panchina del Napoli. La prima sessione di mercato è stata dedicata esclusivamente a liberare il monte ingaggi da stipendi che, a mio avviso, erano stati regalati con troppa leggerezza, oltre che a separarci da giocatori ormai non più utili alla causa. L'obiettivo era di sostituirli con profili più giovani, più affamati e soprattutto di prospettiva, capaci di porre le basi per un progetto realmente vincente. Alla fine chiudiamo con un positivo di appena 17 milioni, ma con un monte ingaggi decisamente più leggero. Il primo a salutare è Juan Jesus, stipendio troppo alto, qualità non adatte a una squadra che punta a tornare a vincere tutto ed età ormai troppo avanzata. Torna in Brasile, dove speriamo possa chiudere al meglio la sua carriera. Seguono le cessioni di Simeone, volato al Fulham, e poi Foloruncio, Caiuste, Mazzocchi e Ngonge. Insieme portano nelle nostre casse un tesoretto di circa 40 milioni. Poi arriva la sorpresa del Paris Saint-Germain, che paga la clausola di Lobotka e ci lascia con un problema improvviso. Ma non ci scoraggiamo, perché avevamo già individuato l'obiettivo perfetto per sostituirlo. E infine chiudiamo il mercato con l'addio più pesante, quello di uno dei giocatori più discussi degli ultimi anni, Victor Osimhen. Il Chelsea investe 55 milioni e lo porta a Londra.
Londra, liberandoci così di un giocatore problematico. Il primo acquisto della nostra nuova era è Arnau Martinez, un profilo molto simile a quello di Di Lorenzo, solido, duttile, capace di giocare sia da terzino destro che da centrale aggiunto, disciplinato tatticamente con corsa e applicazione, è giovane, intelligente e perfetto per dare equilibrio e profondità alla fascia destra. Ed ecco il nome di cui parlavamo prima, Angelo Stiller è il nostro nuovo regista, preciso nei passaggi, pulito nelle letture, sempre pronto a dettare i tempi della manovra, porta ordine, calma e visione di gioco, è la base ideale per costruire una mediana moderna e tecnica. 33 milioni spesi per lui, ma che sono certo ripagherà con prestazioni brillanti e diventerà presto il baluardo del nostro centrocampo. Davide Frattesi aggiunge a questo centrocampo dinamismo, inserimenti e cattiveria agonistica. È un centrocampista che attacca gli spazi come pochi in Serie A e ci dà un'arma in più tra le linee, con un profilo molto simile a quello di McTominay, senza dubbio uno dei migliori colpi dell'intero mercato. Brian Saragozza è invece la nostra sorpresa, rapidissimo, imprevedibile, con dribbling e accelerazioni devastanti, è l'esterno perfetto per dare verticalità e saltare l'uomo, e lo portiamo a casa per soli 25 milioni, dopo che il Bayern Monaco ha deciso di non puntare più su di lui. E chiudiamo il mercato con Hamza Igamane. Hamza è un centravanti moderno, forte fisicamente, aggressivo, capace di attaccare la profondità e di giocare anche spalle alla porta. A soli 22 anni ha già mostrato qualità enormi con la maglia dei Rangers e sembra il profilo ideale per crescere dentro il nostro progetto. La nostra prima stagione su questa panchina non poteva iniziare meglio. Nei primi 3 mesi rimaniamo imbattuti, vincendo praticamente tutte le partite e pareggiando solo con Villarreal e Roma. La squadra gioca, crea e si diverte, e nonostante i tanti volti nuovi, sembra che questi ragazzi giochino insieme da anni. Il 6-1 rifilato al Milan è la dimostrazione perfetta di questo spirito. 5 gol nei primi 40 minuti e una gara dominata dall'inizio alla fine. E il Maradona diventa un fortino inespugnabile per chiunque, persino per il Chelsea, che prova a resistere più dei rossoneri, ma si arrende comunque cadendo per 3-1. Era inevitabile però che questo stato di grazia non potesse durare in eterno. A Udine arriva infatti la prima clamorosa sconfitta, un amaro 1-0 che ci riporta con i piedi per terra. Da quel momento però torniamo immediatamente a macinare punti, sia in campionato che in Champions League. Diverso invece il discorso per le coppe nazionali. In Coppa Italia usciamo malissimo al terzo turno contro il Sassuolo, mentre in Supercoppa ci elimina il Milan in semifinale. Tuttavia le risposte non tardano ad arrivare, come la vittoria contro la Juventus, maturata nell'ultimo quarto d'ora, o il successo a San Siro contro l'Inter in una partita totalmente dominata. Segnali forti che confermano come il Napoli sia qui per difendere lo scudetto fino alla fine. Arriviamo così a gennaio, mese in cui chiudiamo le ultime 2 cessioni. Politano è stato un giocatore fondamentale in questi anni, ma anche lui, come altri, per noi aveva ormai chiuso il suo ciclo. Il Barney gli offre l'occasione di rilanciarsi e noi incassiamo 11 milioni e mezzo. Ma soprattutto riusciamo nuovamente a ingannare lo United, che commette il solito errore e per quasi 30 milioni riporta in rosa Romelu Lukaku. Sul campo a gennaio non è stato semplice, tante partite ravvicinate e soprattutto 2 sconfitte pesanti, quella in attesa contro il Como e poi il durissimo KO contro il Real Madrid con 5 gol subiti. Nei mesi successivi però la squadra reagisce e ritrova continuità, a parte la sconfitta per 3-0 con Manchester City nell'andata agli ottavi Champions, un risultato che mette di fatto la parola fine al nostro percorso europeo. Da sottolineare però l'ottima vittoria a Torino contro la Juventus, un 2-1 convincente, importante per punti e morale. Il City vincerà anche il ritorno e usciremo così definitivamente dalla Champions, potendoci concentrare interamente sul campionato. E lì la squadra ha risposto alla grande. Al netto di qualche inciampo isolato, il nostro percorso è stato praticamente perfetto. Chiudiamo in prima posizione con 89 punti, ben 17 in più della Lazio seconda. Una classifica sorprendente, con Lazio, Roma e Como tra le prime 4. Questa stagione ha dimostrato che in Serie A la squadra può competere sempre, ma ha anche evidenziato il limite chiaro. Quando scendono in campo troppe seconde linee facciamo più fatica a vincere, e questo pesa soprattutto nelle gare pre-Champions o nei turni infrasettimanali e delle coppe nazionali. Su chi possiamo davvero costruire il futuro? Diversi giocatori si sono dimostrati all'altezza, ma alcuni hanno brillato più di tutti. Meret è uno di questi, 73 parate solo in campionato e quasi 50% di clean sheet stagionali. Tuttavia, a fine anno chiede un nuovo contratto da 8 milioni, una cifra a dir poco eccessiva, e dovremo valutare bene il da farsi. McTominay invece ha confermato di essere un centrocampista dominante, 47 presenze, 15 gol, 10 assist e un livello di rendimento superiore a tutti i compagni di reparto. Ma poco davanti a lui c'è chi ha brillato ancora di più, Brian Saragozza, 48 partite, 10 gol, 19 assist e soprattutto una media di quasi 8 dribbling riusciti a partita. Un giocatore semplicemente devastante, in grado di spaccare qualsiasi partita in 2. Piccola nota di merito anche per Igamane, che pur fermandosi a 12 gol, lavora in modo incredibile per la squadra, chiudendo con 7 assist e una media voto superiore al 7. Da qui possiamo ripartire. L'obiettivo adesso sarà rinforzare la panchina, perché il Napoli titolare è forte, ma per vincere davvero tutto serve una rosa profonda e completa.
Il mercato della seconda stagione ha seguito la stessa filosofia della prima stagione, via che ha dato tutto e dentro gente giovane e di prospettiva. Uno dei primi ad andarsene è stato infatti De Bruyne, per carità, campionissimo, ma uno stipendio troppo pesante per un centrocampista di 35 anni. Si unisce allo United per 5 milioni, seguito da Meret, venduto a 20, ed infine Anguissa, venduto anche lui ai Rossi di Manchester per 44 milioni e mezzo di euro. Non sono stati gli unici ad andare in Premier, perché Rahbani ha preferito il Liverpool al Real Madrid e a noi sono entrati 17 milioni, mentre Lang si è unito al West Ham. L'unico a rimanere in Italia è stato Spinazzola, che alla fine del suo contratto ha deciso di firmare per il Milan. Stavolta chiudiamo il mercato con un passivo di 53 milioni e mi direte voi se saranno stati soldi ben investiti. Per sostituire Spinazzola peschiamo anche noi a parametro zero. Il primo rinforzo è Antonino Gallo, un terzino sinistro rapido, aggressivo e sempre pronto a spingere. Ha cross precisi, ottima velocità e un ottimo mancino che può diventare un'arma nelle partite più bloccate. Un profilo affidabile, italiano e senza pretese da titolare, esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Arriva poi Konstantis Tsolakis, portiere giovane ma già sorprendentemente completo. Riflessi da top, uscite coraggiose e un'agilità rara per un estremo difensore alto quasi 2 metri. È il prototipo del portiere moderno, reattivo, presente e con grande personalità, ottimo per blindare la porta del Napoli per i prossimi 15 anni e che paghiamo inoltre solo 26 milioni. Josh King è invece un colpo completamente proiettato al futuro. 19 anni, tecnica brillante e una visione di gioco da veterano. Può definire gli ultimi 30 metri con qualità, inserimenti e creatività pura. Un talento che crescerà partita dopo partita. Nel frattempo, al fianco di McTominay giocherà Frattesi, ufficialmente il nuovo titolare a centrocampo. E poi c'è Ronny Bargi, uno dei prospetti più esplosivi d'Europa. Dribbling, agilità, tiro da fuori e un piede sinistro che può decidere qualsiasi gara. Un'arma totale per accendere il nostro attacco e che arriva per spostare definitivamente a sinistra Zaragoza, dove troverà la sua posizione naturale. Chiudiamo con Strainia Pavlovic, un difensore dominante, fisico e forte nei duelli, perfetto per guidare la linea difensiva. A contrasto, marcatura e un'aggressività naturale che possono portare solidità immediata alla nostra retroguardia. Forma la coppia perfetta con Buongiorno, uno più di impostazione, l'altro più difensivo e sporco quando serve. Il Milan ovviamente ce lo fa pagare caro, ma sono sicuro che saranno 41 milioni ben investiti. La stagione inizia senza colpi d'artificio da parte nostra, anzi, perdiamo l'esordio contro l'Inter al Maradona e incassiamo una sconfitta pesante sul campo del Real Madrid, ma da lì in poi la squadra cambia marcia, trovando un filotto di 7 partite senza sconfitte, prima di cadere clamorosamente in casa contro il Celtic. C'è comunque da sottolineare il roboante 7-1 rifilato alla Cremonese, 90 minuti in cui gli avversari non hanno davvero capito cosa stesse succedendo. E proprio come nella scorsa stagione, dopo la sconfitta la squadra reagisce con una serie incredibile di prestazioni vincenti. Ben 11 vittorie consecutive da metà novembre a fine dicembre, un ritmo semplicemente devastante. Arriva inoltre un altro 7-1, stavolta contro l'Leverkusen, squadra ben più attrezzata della Cremonese. E arriva anche il primo titolo della stagione, la Supercoppa italiana, vinta in finale contro la Lazio con un risicato ma meritato 1-0, nonostante le tantissime occasioni create. A gennaio nessun movimento di mercato, squadra confermata in blocco, fiducia totale e si riparte a spingere. Gennaio e febbraio sono intensi, pieni di partite, ma ne usciamo con 12 vittorie e 4 pareggi, senza mai perdere. La vittoria a San Siro contro l'Inter è il simbolo di questo momento, un successo pesantissimo che, di fatto, inizia a chiudere il campionato. Ma come tutte le favole, anche questa striscia ha una fine. Lo Sporting ci sorprende al Maradona e ci rifila un pesante 2-0 nell'andata degli ottavi Champions. Al ritorno vinciamo 2-1, ma non basta. Il nostro cammino europeo si ferma nuovamente agli ottavi. Da quel momento concentriamo tutte le energie sul campionato e Coppa Italia e alla fine li portiamo a casa entrambi. Il campionato lo vinciamo, anche se meno nettamente rispetto alla stagione precedente. Il Milan infatti ci insegue fino all'ultima giornata, chiudendo a soli 3 punti da noi, mentre Inter e Fiorentina completano la zona Champions. La finale di Coppa Italia contro la Roma è equilibrata nelle statistiche, ma non nel punteggio. Un netto 4-0 a nostro favore, favorito anche da una grande prestazione del nostro nuovo portiere. Come vedete dai tanti numeri verdi, questa è stata la stagione in cui molti giocatori hanno alzato il livello. E proprio questo ci serviva. Naturalmente alcuni si sono confermati su standard da fuori classe. McTominay, per esempio, chiude con 18 gol e 13 assist in 57 presenze, oltre a un'enorme presenza difensiva, confermata dal 68% di contrasti vinti. Accanto a lui è brillato Davide Frattesi, che alla sua prima stagione da titolare ha incendiato ogni campo, chiudendo con 11 gol e 15 assist. Una stagione che dimostra non solo che può far parte di questa squadra, ma che un giorno potrà anche guidarla. Altra clamorosa conferma arriva da Brian Saragozza, tornato sulla fascia sinistra, il suo ruolo naturale, 55 presenze, 19 gol e 11 assist, numeri da fuori classe. E dietro ai numeri c'è il solito impatto devastante, corsa, dribbling e imprevedibilità costante. Voglio chiudere con un premio personale per un nuovo acquisto che ha sorpreso tutti, lo svedese Ronny Bargi. Per lui 47 presenze, di cui 40 titolare, perché fin da subito mi ha convinto più di Neres. Ha ripagato la fiducia con 10 gol, 8 assist e oltre 6 dribbling riusciti a partita. Come Saragozza dall'altra parte, anche lui porta fantasia, imprevedibilità e un talento purissimo. Nella terza stagione dovremo alzare
nuovamente livello e ripulire definitivamente la squadra dai pesi morti e iniziare a competere davvero anche in Europa. È il momento di fare il salto di qualità. Il mercato della terza stagione è, senza dubbio, il più importante di tutti, perché segna lo step finale nella costruzione di questa squadra. E allora, detto fatto, si parte con la cessione di Giovanni Di Lorenzo, arrivato ormai alla fase conclusiva della sua carriera, ma ancora molto richiesto in Premier League. Vola in Inghilterra per poco più di 11 milioni, chiudendo un ciclo importante. A seguirlo è Oliveira, che dopo 2 stagioni non sempre convincenti, saluta e va ai Wolves per 24 milioni e mezzo. Con lui lascia anche Davide Neres. La sua richiesta di 6 milioni e mezzo di stipendio per un ruolo da riserva non mi ha convinto minimamente. La sua cessione al Leeds invece sì, ben 55 milioni nelle nostre casse. L'ultima uscita, quella più dolorosa, è quella di Giacomo Raspadori. Il ragazzo voleva più spazio, ma nella nostra tre quarti e come punta centrale è chiuso da giocatori che, al momento, garantiscono un rendimento più alto. E così, per 30 milioni vola a Roma, sponda giallorossa, per provare a rilanciare definitivamente la sua carriera. Il primo colpo di mercato è Telan Bulut, un terzino destro moderno. Velocità, resistenza e una disciplina tattica rara per un giocatore di appena 21 anni. Può spingere, può stringere come centrale aggiunto e porta immediatamente energia e aggressività sulla fascia. Il sostituto perfetto di Di Lorenzo, anzi, potenzialmente può anche diventare più decisivo. Nathaniel Brown arriva per prendersi la corsia di sinistra, rapido, fortissimo nei contrasti e con una velocità devastante. Un esterno completo, capace sia di coprire che di spingere, ideale per dare equilibrio e intensità al nostro lato mancino. Sindre, Walle e Gheli è il nostro jolly offensivo che mancava. Tecnica sopraffina, dribbling, creatività e un piede destro che illumina ogni azione. Può giocare tra le linee o largo, un'arma imprevedibile per aprire qualsiasi difesa. L'alternativa perfetta a Bargi, visto che arriva senza pretesa a titolare. Stesso discorso per Wilson Odobert, talento puro, accelerazione fulminea, dribbling verticale e un sinistro che può fare malissimo. È l'esterno ideale per dare profondità, ritmo e imprevedibilità negli ultimi 30 metri, quando Saragozza avrà bisogno di respirare. Con una rosa più profonda e con decisamente più qualità in panchina, siamo pronti a scendere in campo. L'inizio stagione manda un messaggio chiaro all'Italia, ma soprattutto all'Europa. Il Napoli non scherza. Nelle prime 15 partite non perdiamo mai e pareggiamo soltanto una volta, nella difficile trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus, mantenendo comunque la porta inviolata. Rifiliamo 4 gol al Milan, 3 allo Sporting, vendicando inoltre l'eliminazione della scorsa stagione, poi altri 4 all'Inter, ma la vittoria che brilla più di tutte è quella all'Emirates contro l'Arsenal. Una battaglia sofferta, intensa, ma vi assicuro una vittoria assolutamente meritata. Il cammino prosegue senza frenate, novembre si chiude da imbattuti e anche dicembre è praticamente perfetto. Solo alla fine arriva una sconfitta inaspettata contro il Lecce, che al Maradona gioca una partita brillante fatta di ripartenze velocissime, trovando il gol vittoria proprio in una di quelle. Ci consoliamo con la seconda Supercoppa italiana consecutiva, battendo il Milan in finale grazie ai gol di Lucca e Saragozza. A gennaio non c'è motivo di muoversi sul mercato, la squadra funziona, gira e continua a crescere, e infatti possiamo concentrarci solo sul campo. La stagione è strabiliante e raramente commentiamo passi falsi. Alcune sconfitte ci stanno, come quella meritata contro il Milan, mentre altre ogni tanto fanno storcere il naso, ma poi arriva la risposta migliore possibile. La vittoria netta contro l'altra metà di Milano, l'Inter, costretta a rendersi al nostro gioco. Da marzo in poi cambiamo nuovamente marcia, solo vittorie e un pareggio in Champions League, ma andiamo con ordine. Dopo l'1-1 dell'andata battiamo 2-0 il Marsiglia al Maradona, avanzando così ai quarti, dove ci attende l'Ipsia. Alla Red Bull Arena va in scena una partita senza esclusione di colpi, ma usciamo vincitori 2-0, un risultato che ci permette di gestire con più libertà il ritorno, vinto comunque 3-2. In semifinale arriva il pareggio di cui parlavo, ad Anfield finisce 1-1 contro il Liverpool, ma al ritorno, in un Maradona infuocato, la decide McTominay al 91esimo, firmando così il gol che ci porta alla prima finale europea di questa società. Ad attenderci c'è un'altra inglese, il Chelsea, una finale intensa, tirata, ricca di conclusioni da entrambe le parti, ma con una differenza enorme. Noi siamo molto più precisi. Vinciamo 5-2 in modo netto, meritato e indiscutibile. È la prima Champions League della storia del Napoli, un trofeo che certifica l'inizio ufficiale di un ciclo vincente, perché oltre alla Champions arrivano anche la Coppa Italia, vinta con un perentorio 4-0 contro il Como, e la terza Serie A consecutiva, quarta considerando quella conquistata con Conte. In campionato infatti dominiamo, 30 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, per un totale di 94 punti, ben 22 in più del sorprendente Como, secondo davanti a Juventus e Milan. E guardando la rosa è difficile trovare qualcuno che abbia giocato male, sono quasi tutti sopra la media, quasi tutti protagonisti, ma come sempre dobbiamo celebrare alcuni eroi. Il primo è inevitabilmente Scott McTominay, 22 gol, 18 assist e una doppietta in finale di Champions, giocando da centrocampista, numeri d'assoluto fuoriclasse. Accanto a lui brilla Nathaniel Brown, che la sua prima
stagione in Italia dimostra cosa significhi essere un terzino di spinta moderno. 3 gol, 9 assist, il 16% di cross riusciti su 274 tentativi e soprattutto l'86% di contrasti vinti, una vera e propria macchina. E poi c'è Saragozza, ditemi voi come si sceglie l'MVP tra lui e McTominay, perché 23 gol, 12 assist sono numeri clamorosi per un esterno che ormai è diventato una certezza assoluta. Infine voglio premiare due giocatori spesso silenziosi ma indispensabili. Lorenzo Lucca, sempre pronto quando manca Gamane, autore di 18 gol e 3 assist con un'ottima media voto, e Wilson Odobert, chiamato a mantenere alta la qualità sulla sinistra quando Saragozza aveva bisogno di rifiatare. Il risultato? 10 gol e 9 assist, l'ennesima conferma di quanto questa rosa sia profonda. Adesso non ci resta che scoprire fin dove può spingersi questa squadra, anche se, diciamolo, l'obiettivo vero, quello che ci eravamo dati all'inizio, è stato già raggiunto. Anche la rosa ha raggiunto un livello in cui non è più richiesto un grande intervento sul mercato, ed allora in questa quarta stagione registriamo soltanto una cessione ed un acquisto. A lasciarci è Marianucci, difensore centrale italiano che non ha mai raggiunto un livello adeguato e che si unisce al Palermo per 5 milioni e mezzo. Ed ecco il nostro unico rinforzo, Richard Rios, un centrocampista completo, aggressivo e instancabile, con numeri da recupera palloni d'elite e piedi più educati di quanto sempre. Una riserva che alza ancora una volta il livello delle rotazioni. La stagione comincia con la Supercoppa europea, che portiamo a casa battendo senza particolari problemi il Brighton. Una partita solida, controllata, con tanti tiri nello specchio e pochissimi concessi. Da lì parte subito un'altra serie infinita di vittorie, interrotta soltanto dallo 0-0 contro il Real Madrid, e direi che al Bernabeu un punto è più che accettabile. In Serie A invece vogliamo mandare un messaggio chiaro: non c'è speranza per nessuno. Battiamo tutte le concorrenti dirette e soprattutto demoliamo l'Inter al Maradona con un clamoroso 5-1 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Anche novembre e dicembre mantengono lo stesso ritmo, solo vittoria e un pareggio, questa volta contro la Lazio che ci ferma sull'1-1 proprio nel nostro stadio. Nel frattempo però portiamo a casa la Coppa Intercontinentale battendo l'Internazionale 2-0 e se guardate le statistiche capirete che il risultato avrebbe potuto essere molto più largo. Largo come quello di Riyadh, perché contro la Juventus in finale di Supercoppa arriva un 4-0 che non lascia sconti, con i Gamane autore di una tripletta semplicemente devastante. Se non avevamo bisogno di muoverci sul mercato in estate, a gennaio ancora meno, quindi possiamo concentrarci totalmente sul campo. Nei mesi invernali perdiamo un po' di brillantezza. Arrivano i pareggi con Fiorentina e Lipsia e le sconfitte contro Juventus e Nizza, entrambe per 2-0. Ma quando ricomincia la Champions rispondiamo subito da grande squadra. Agli ottavi battiamo il Manchester United per 2-1 all'Old Trafford, nonostante i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa in più. A marzo continuiamo con qualche fatica in campionato, perdendo contro Fiorentina e Lazio, ma in Europa il cammino resta impeccabile. Lo United cade anche al ritorno e ai quarti ci aspetta la Juventus. L'1-0 firmato Bargi dall'andata ci spiana la strada e il ritorno, bloccato e senza reti, ci consegna la semifinale. Lì ci attende il PSG e la risposta è fortissima. Dopo il 2-2 al Maradona arriva un incredibile 3-0 a Parigi, in una partita di sofferenza ma anche di ripartenza letali che ci consegna ufficialmente la finale. È la seconda finale europea consecutiva e a maggio chiudiamo definitivamente il campionato. Portiamo a casa anche la Coppa Italia battendo l'Inter per 2-1 e poi arriva la ciliegina più bella che potessimo desiderare, la finale Champions League. Affrontiamo il Real Madrid da campione in carica e l'inizio da incubo. Dopo 4 minuti Arda Güler porta avanti gli spagnoli, ma la reazione è da squadra vera, da squadra che vuole dimostrare di non essere lì per caso. Poco prima dell'intervallo ribaltiamo completamente la partita con Gamane e McTominay, chiudendo il primo tempo sul 2-1. Nel secondo tempo continuiamo a spingere e alla fine arriva anche il gol di Bargi che firma il 3-1 e ci consegna la seconda Champions consecutiva. E non è solo la seconda Champions, è il secondo triplete di fila. Coppa Italia, Champions League e una Serie A dominata, chiusa con 92 punti in 38 partite. Questa volta non tutti hanno giocato ad altissimi livelli, ma la maggior parte della rosa ha comunque mantenuto uno standard elevatissimo. Tra gli eroi di questa stagione, impossibile non citare ancora una volta Bargi: 60 presenze, 17 gol, 12 assist e soprattutto una media vicina al 7,5 in Champions, dove è stato un vero trascinatore. Un altro protagonista è Bolut: 2 gol, 7 assist, ma soprattutto l'88% di contrasti vinti e oltre 8 palloni recuperati a partita. Un esterno che gioca da veterano di altissimo livello. E poi c'è Gamane, che compie finalmente lo step decisivo: 27 gol in 52 partite, oltre al lavoro sporco che ha sempre garantito. Quest'anno però abbina qualità a quantità, portandosi dietro l'intero reparto offensivo. Con 2 triplete consecutivi e una squadra che continua a crescere, la domanda ora è una sola: fin dove può arrivare questo Napoli?
Il mercato della quinta stagione vede due cessioni importanti, non volute o particolarmente cercate, ma necessarie. Sia Arnau Martinez che Gilmour chiedevano più spazio, uno spazio che non potevamo concedergli, ed allora abbiamo deciso di trovargli una sistemazione altrove. Lo spagnolo si unisce a Wolves, che lo pagano ben 27 milioni, mentre Gilmour torna anche lui in Inghilterra, a Liverpool, che versa in nostre casse oltre 40 milioni. Con un budget da oltre 400 milioni avremmo potuto acquistare chiunque, ma ho preferito trovare due profili buoni ma disposti a fare la differenza dalla panchina. Il primo è Owen Kouassi, arriva per dare nuova energia alla fascia destra, è veloce, aggressivo, fortissimo nei contrasti e con accelerazione devastante, un terzino moderno capace di difendere duro e spingere con decisione. Il profilo ideale per aumentare intensità, duelli vinti e solidità difensiva quando dovesse mancare Bulut. Matteo Prati invece è il nuovo metronomo del centrocampo, intelligente, tecnico e preciso nei passaggi, con una concentrazione da top assoluto. Può fare il regista, il mediano o inserirsi quando serve, garantendo equilibrio, ordine e personalità. Un acquisto italiano di grande prospettiva, perfetto per completare la nostra mediana. Anche questa stagione comincia con la Supercoppa europea. Davanti a noi c'è la Real Sociedad, che battiamo 2-1 nonostante il loro gol in apertura. E da lì riparte un'altra striscia impressionante. 3 mesi senza nemmeno un pareggio, soltanto vittorie. Alcune dominanti, alcune più sofferte, ma pur sempre vittorie. La migliore è sicuramente il 2-0 contro l'Arsenal Maradona, ottenuto con diverse seconde linee in campo. A novembre continuiamo a immaginare punti tra Champions e campionato, mentre dicembre ci mette alla prova con un calendario fittissimo. La prima crisi arriva a Francoforte, dove perdiamo contro l'Eintracht, una sconfitta tutto sommato comprensibile considerando l'avversario e non troppo problematica considerando la nostra posizione in classifica. La seconda invece brucia molto di più. In Coppa Italia passiamo in vantaggio contro la Reggiana, ma non la chiudiamo, loro pareggiano e si va ai rigori, e l'errore di Pavlovic al 7° tiro dagli 11 metri ci condanna ad una eliminazione clamorosa. Ci consoliamo, almeno in parte, vincendo la seconda Coppa Intercontinentale consecutiva, battendo questa volta il Botafogo 2-0. Un altro trofeo arriva dalla Supercoppa Italiana, 1-0 firmato Buongiorno nella finale contro il Bologna. Liberi da una competizione, a gennaio giochiamo comunque tantissimo e cadiamo solo contro la Roma, anche se pesantemente. Un 4-1 che ammetto mi ha sorpreso. Per fortuna arrivano prestazioni di livello come il 5-1 al Como, in cui la squadra dimostra ancora una volta di saper colpire ma anche soffrire quando serve. A febbraio pesano invece 2 sconfitte, entrambe contro le milanesi. Il Milan, a San Siro, ci batte 3-0 nonostante il gran numero di occasioni create, mentre a marzo ritroviamo ritmo e solidità proprio quando serve. Agli ottavi di Champions eliminiamo il Liverpool grazie al 3-0 al Maradona, che taglia le gambe agli inglesi. Ai quarti invece ci aspetta di nuovo il PSG. 2 partite folli. A Parigi finisce 5-3 per loro, dopo che eravamo andati avanti di 2 gol, ma al ritorno ribaltiamo tutto con un secco 3-0 che ci manda in semifinale. Lì ci attende il Porto, 2 gare diverse ma entrambe vinte per 2-1, abbastanza per portarci alla terza finale Champions League in 5 anni, confermando ancora una volta la nostra superiorità nel lungo periodo. Ma come sempre nel calcio non si può vincere sempre. Contro il Manchester City non riusciamo a imporre il nostro gioco, creiamo 2 occasioni nitidissime, come confermano gli XG più alti dei nostri avversari, ma sprechiamo tutto e nel momento decisivo ci condannano le 2 prodezze di Savigno, entrambe dalla distanza, una a giro e una di potenza. Una sconfitta amara che però non cancella l'ennesima stagione straordinaria. In compenso infatti portiamo a casa un altro scudetto, chiudendo la Serie A con 98 punti, ben 13 in più del Milan secondo. Nonostante qualche trofeo in meno rispetto alle stagioni precedenti, il rendimento complessivo è stato ancora una volta eccezionale. È mancata solo un po' di cattiveria nei momenti chiave, ma la rosa è giovane, forte, completa e con margini enormi di miglioramento. E come sempre è giusto premiare chi ha brillato più di tutti. Il primo è senza alcun dubbio Nathaniel Brown, autore di una stagione spaziale, 17 assist da terzino sinistro in 57 presenze, una crescita tecnica e mentale che lo rende ormai uno dei migliori interpreti del ruolo. Il secondo è Davide Fratesi, un centrocampista totale, capace di fare tutto e farlo bene, 21 reti e 9 assist, più una quantità assurda di occasioni create, contrasti vinti e giocate decisive, la perfetta dimostrazione di quanto sia diventato fondamentale per questa squadra. Terzo nome, Ronny Bargi. Zaragoza a sinistra fa numeri simili, ma la differenza la fa la costanza. Lo svedese chiude con 16 gol, 18 assist e una media del 7.24, un impatto devastante, forse uno degli acquisti più importanti di tutta la rebuild. E infine il nostro pilastro, Scott McTominay. A 33 anni mette insieme 20 gol e 9 assist, replicando ancora una volta una stagione da campione assoluto, domina in ogni zona del campo e non smette mai di essere decisivo. Il contratto in scadenza e le richieste molto alte faranno riflettere il prossimo allenatore, ma una sua eventuale cessione non sarebbe così clamorosa come sembra. Il viaggio di Ice Rebuilder invece si chiude qui. In 5 stagioni abbiamo vinto 18 trofei, ricostruito e ringiovanito il Napoli, trasformandolo così in una squadra dominante in Italia e in Europa. Lasciamo una società con una bacheca più piena, con 5 scudetti, Coppa Italia, Supercoppe italiane ed europee, ma soprattutto 2 Champions League, un'eredità enorme e un bilancio ricchissimo, pari a 600 milioni, che permetterà al club di restare competitivo per anni. Un ciclo
ciclo vincente è stato aperto, vissuto e completato, almeno per quanto riguarda noi, e adesso possiamo voltare pagina sapendo di aver scritto una delle storie più belle di questa società. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi! When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance, that's when I listen. Music is the reason why I stay.